Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di due nuovi prodotti della Wuben, una piccola torcia tattica modello D1 che emette 1100 lumen al massimo e di una piccola lanterna, una piccola plafoniera, lampada da lavoro, ora la guarderemo per bene, modello F5. Questa emette al massimo 500 lumen ed è ideale per tantissimi utilizzi. Ora vi farò vedere tutte le varie applicazioni. Guarderemo ovviamente anche tutte le caratteristiche, i vari funzionamenti, i tipi di luminosità emessi, eccetera. Quindi mettiamole sul bancone e guardiamole da vicino. Ma prima voglio ricordarvi di andare giù nel primo commento o nella descrizione perché troverete i link per poterle vedere sul sito internet e se mi riesce cercherò di farmi dare anche un codice di sconto. Quindi iniziamo. Vengono vendute all'interno di queste confezioni. All'interno troveremo, per quanto riguarda la D1, un piccolo cavo di ricarica con una funzione particolare, il manuale di istruzioni e ovviamente una batteria al suo interno. Per quanto riguarda invece la lanterna modello F5 troveremo in dotazione anche un piccolo laccetto per poterla assicurare al polso, un piccolo moschettone ed un cavo di ricarica USB di tipo C, oltre ovviamente al manuale di istruzioni. Per quanto riguarda i prezzi, la piccola torcia tattica costa circa 40 euro, invece la piccola lanterna modello F5 costa una cinquantina di euro. Ora guardiamo le caratteristiche. Iniziamo proprio dalla piccola torcia tattica. Innanzitutto è tutta in alluminio, come vedete ha queste finiture antiscivolo, sulla parte posteriore è totalmente liscia e nasconde un magnete. Questo è l'unico tasto d'accensione. Sulla parte frontale abbiamo direttamente il vetrino con appena accennata una piccola ghiera e questo è fatto appositamente perché ora vedete quale tipo di fascio luminoso emette. Da questa parte invece troviamo la clip che è possibile utilizzare sia in questo verso che in quest'altro verso, quindi possiamo metterla nel pantalone oppure nella spallina di uno zaino. All'interno quindi troviamo la batteria. Quando la comprerete troverete anche una protezione che evita di fare contatto, quindi dovete rimuoverla per poterla accendere. La batteria va ricaricata tramite questa presa USB tipo C integrata sullo stesso corpo e nella parte alta c'è un LED che ci indica il livello di carica raggiunto e questa batteria può essere utilizzata anche come power bank. Per questo cavetto ha questa forma particolare. Se colleghiamo questa parte ad un alimentatore e poi la inseriamo all'interno della batteria la caricheremo. Se invece la inseriamo e poi inseriamo da quest'altra parte un cavo USB per alimentare un telefonino ad esempio, riusciremo a utilizzarla come un piccolo power bank e si tratta di una batteria 18650 da 3,6 volt da 3400 mAh. Guardiamo direttamente le caratteristiche riportate nella parte posteriore della scatola. Abbiamo diverse modalità di utilizzo. La più bassa è la modalità Moon che emette 5 lumen e dura 150 ore. Poi passiamo alla modalità Low che emette 100 lumen e dura 30 ore, la modalità media che emette 300 lumen e dura 5 ore e la modalità alta che emette 1100 lumen per i primi 30 secondi, dopodiché si abbassa a 400 lumen per il restante 2 ore e mezzo e raggiunge una distanza massima di circa 130 metri. Resiste a cadute da un'altezza di 1,5 m, è impermeabile, quindi ha una protezione IP68 che permette di immergerla per un'ora fino a 2 metri. Il suo peso è 62 grammi e le dimensioni sono 105 mm x 23 mm e mezzo. Adesso guardiamo la sua luminosità. Quindi si accende semplicemente premendo questo tastino e avremo l'ultima modalità utilizzata, in questo caso quella più alta, ma mantenendo premuto questo tastino possiamo variare la sua luminosità, quindi come vedete aumenta a step. Abbiamo però la possibilità anche di attivare la modalità strobo oppure la modalità SOS. Per poter attivare la modalità strobo basterà premere 2 volte questo tastino. Ma ci sono delle combinazioni particolari, per esempio possiamo raggiungere la modalità turbo quando ci troviamo in modalità intermedia. Per esempio questa luminosità bassa con la doppia pressione ci permette di raggiungere la modalità turbo, ma se ci troviamo già in modalità turbo alla doppia pressione avremo la modalità strobo. Se durante la modalità strobo premeremo 2 volte il tastino attiveremo la modalità SOS. Quindi ci permette di utilizzarla in diverse modalità in base alle nostre esigenze. Ma volevo farvi vedere una cosa che mi ha stupito davvero tantissimo. Ha un fascio luminoso estremamente grandangolare, praticamente quasi a 180 gradi. Guardate, l'avvicino al bancone e vedrete che la luminosità viene messa praticamente davvero quasi a 180 gradi. Guardate, io non ho mai visto una torcia che permette di illuminare in questo modo, permettendoci di vedere anche lateralmente come fa questa torcia. Solitamente il fascio sì è grandangolare, ma non in modo così estremo.
anche se devo essere sincero, poi a distanza tende ad affievolirsi, però ci permette di puntare in avanti, vedere bene anche da lontano, ma vedere contemporaneamente anche tutto ciò che ci circonda e vedere per terra, quindi ci consente di evitare anche degli ostacoli. Abbiamo anche la possibilità però di accendere un piccolo LED nascosto sotto il tastino, infatti questa W è trasparente, premendolo 3 volte. Come vedete avremo questa luce lampeggiante che ci permette, per esempio se all'interno di un borsello oppure di un portaoggetti, di trovarla molto facilmente. E adesso simuliamo un'altra situazione. Come vedete abbiamo la W che lampeggia, quindi al buio pesto riesco ad individuare facilmente la torcia, prenderla e posso utilizzare la modalità Moon per esempio per leggere. Questa è la modalità più bassa, riesco a leggere tranquillamente per esempio il manuale di istruzioni di questa stessa torcia. In questo caso una luminosità troppo elevata darebbe fastidio. Ma vediamo un'altra particolarità. È piatta, quindi ci permette di utilizzarla anche in modalità candela, quindi di proiettare la luce sul soffitto e avere quindi una luminosità diffusa in tutto l'ambiente. Ma guardate, è possibile utilizzarla in questo modo e ha davvero un magnete molto potente, ragazzi. Riesco a scuoterla e la torcia non si stacca. Questo è utile per esempio quando si utilizza in esterno, conficcando un coltello sulla corteccia di un albero e dopodiché mettendo la torcia in questo modo per permetterci di illuminare nella direzione che ci necessita senza doverla appendere, quindi davvero molto comoda. Una torcia semplice, piccola, economica che ci permette di utilizzarla in diversi modi e in diverse circostanze, che ora però proveremo anche in esterno. Questa invece è la piccola lanterna. Una piccola lanterna, voi pensate, vabbè, ma io non vado in campeggio, cosa me ne faccio? Potete utilizzarla per diversi motivi. Come questa si può utilizzare anche per fare manutenzione all'auto, quindi possiamo tramite il magnete nella parte posteriore metterla su una parte metallica del telaio dell'automobile e illuminare nel vano motore per fare manutenzione, fare assistenza, cambio gomme, eccetera. Si può utilizzare ovviamente per lavoro utilizzando una parte metallica, ma ovviamente nasce come torcia da campeggio. Da questa parte abbiamo questo anellino, ci permette sia di trasportarla, appenderla, possiamo utilizzare anche il moschettone per poterla appendere per esempio su un cavo oppure su qualunque altra struttura tubolare che non ci permetta di sfruttare l'anellino. Lo stesso anellino possiamo utilizzarlo in questo modo come un treppiede per poter direzionare la luce con un'angolazione che ci necessiti, ma abbiamo anche la possibilità di sfruttare questa filettatura e quindi montarla per esempio su un cavalletto, perché ha lo stesso passo che si trova sulle fotocamere, quindi da 1/4 di pollice. Sul magnete è già presente un adesivo, io ho preferito non rimuoverlo perché in questo modo riesco a proteggere la carrozzeria dell'automobile se dovesse servirmi il magnete proprio sulla carrozzeria. Ma adesso vediamo le sue funzioni. Allora abbiamo il tasto V che ci consente di accenderla alla singola pressione, quindi avremo una luminosità. In questo modo sembra una lanterna poco luminosa, ma premendo più e meno possiamo aumentare la sua luminosità. Quindi come vedete riesco ad avere una buona luminosità di 500 lumen, che sono quelli sufficienti per illuminare un ambiente, oppure come ho detto poco fa svolgere dei lavori. E se non dovesse piacerci questa tonalità di luminosità possiamo premere 2 volte questo tasto e variare, passare ad una luminosità più calda. La luminosità si può aumentare a step, quindi premendo il tastino e regolandola di un tot ad ogni pressione, oppure mantenendolo premuto e facendolo aumentare e diminuire in modo graduale. E anche la piccola lanterna ha un'emissione del fascio luminoso praticamente quasi a 180 gradi. Sempre alla tripla pressione della W si accenderanno i LED che indicano il livello di carica della batteria. Avremo la possibilità quindi di accenderli e questo ci consentirà di trovarla molto più facilmente. Da questa parte invece abbiamo il vano per poterla ricaricare tramite questa porta USB di tipo C, ma anche questa funge da power bank, quindi abbiamo la possibilità di ricaricare eventualmente i nostri telefonini o qualunque altro dispositivo che si possa ricaricare tramite cavo USB. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche anche di questa lanterna. Allora, in base alla modalità di utilizzo che sceglieremo avremo diversi parametri per quanto riguarda la durata, il tipo di luminosità emessa e il tipo di colore come calore emesso, quindi non ve li leggerò tutti, vi dico solamente che avrà una luminosità minima di 7 lumen e una massima di 500 lumen. La distanza massima raggiungibile alla massima potenza è 25 metri, ha un peso di 203 grammi ed ha una protezione IP64, resiste a cadute da 1 metro di altezza. Per quanto riguarda gli altri parametri, se siete interessati fate un fermo immagine in modo da poter leggere tutte le caratteristiche. Viste quindi le caratteristiche tecniche, andiamo in esterno e andiamo a fare subito un paio di prove. Iniziamo come sempre facendo una prova all'interno del mio laboratorio. Utilizzerò la piccola lanterna messa in modalità minima con luminosità con luce calda. Quindi l'accendo
Ok, in questo modo riusciamo ad illuminare e riusciamo a vedere praticamente quasi tutto. Quindi per poter cercare qualche oggetto, poterci muovere, in questo modo riusciamo a vedere benissimo. Ma come vi ho fatto vedere poco fa, possiamo aumentare lo step successivo. In questo modo, con questa luce calda, si crea anche una piacevole atmosfera e riusciamo a vedere benissimo. Ragazzi, già questa sarebbe più che sufficiente per illuminare in modo dignitoso questo ambiente. Ma se volessi aumentare, guardate, riusciamo a vedere davvero molto bene. Ma guardate adesso con la luminosità più fredda, premendo 2 volte, guardate, davvero una gran bella luce ed è anche grandangolare. Guardate, io la punto praticamente in avanti, riesco ad illuminare il soffitto e illuminare pure la porta. In questo modo siamo praticamente a 180 gradi, io sto puntando alla mia sinistra, ma come vedete si vede fino a dove ci sono i droni appesi senza nessun problema. Riduciamo la luminosità anche con la luce fredda e riusciamo a vedere come poco fa. La luce bianca sembra che ci permetta di vedere meglio, ma è semplicemente una sensazione. Quindi davvero una bella torcia. Adesso passiamo alla piccola torcia tattica, quindi spengo questa e utilizziamo l'altra. Allora, non mi ricordo che modalità ci sarà all'accensione, ma approfitto per farvi vedere comunque come si vede bene il LED. Questo tipo di lampeggio loro lo chiamano modalità respirazione. Quindi la accendo, ok, abbiamo già la modalità più alta, quindi la riduco. Questa è la modalità Moon, la modalità più piccola. Ci permette anche in questo caso di vedere bene. Ovviamente la parte centrale è più luminosa, però anche se io lo punto lateralmente riesco ad illuminare un minimo anche di lato. Aumentiamo, andiamo allo step successivo e guardate, in questo caso si vede davvero molto bene. Sarebbe più che sufficiente questa luminosità, ma voglio farvi vedere anche quella successiva. Quindi in questo modo riusciamo a vedere ancora meglio la luce grandangolare. Guardate ragazzi, io la punto di fronte a me, la punto anche di lato e guardate come riesco ad illuminare fino a dove ci sono le chiavi inglese appese. Insomma, davvero molto luminosa. Adesso andiamo alla modalità turbo che addirittura abbaglia, dà quasi fastidio. Questa è la luminosità che otteniamo invece se lo utilizziamo in modalità candela, quindi diffondiamo la luce in modo da vedere molto bene in tutto l'ambiente. Adesso vediamo anche la modalità strobo, ovviamente dà solo fastidio, quindi mettiamo la modalità turbo normale, anzi riduciamola, mettiamola una intermedia, stacchiamo e andiamo in esterno, facciamo un paio di prove. E allora ragazzi, sta piovendo, quindi le prove con queste torce le farò solamente qua in zona, non mi allontanerò più di tanto. Come vedete la piccola lanterna si può utilizzare messa sulla parte metallica del cofano e quindi posso illuminare tranquillamente il vano del mio motore, ma illuminare anche tutto di fronte. Adesso vi faccio vedere spegnendola che differenza che si ha. Quindi passiamo dal buio alla luce e ci permette di vedere davvero molto bene. Stessa cosa ovviamente con la piccola torcia tattica, essendo magnetica posso accenderla e utilizzarla allo stesso modo. Come vedete, pur essendo molto vicina, solitamente le torce tattiche, comunque le lampade in generale LED, illuminano solamente la zona centrale. Invece con questa riesco ad arrivare con un angolo davvero molto ampio, illuminare tutto il vano motore, lo so, andrebbe pulito, e anche di fronte. E allora, viste le condizioni meteo, ovviamente non andrò in giro per la città a illuminare i soliti posti, ma mi limiterò solamente ad illuminare lo scheletro del palazzo ancora in costruzione da una vita. Vado direttamente in modalità turbo, così non riusciamo a vederla. Appena accendo la torcia riusciamo a vedere, non dico benissimo, comunque si vede, si distingue molto bene tutto ciò che illuminiamo. Sicuramente non è una torcia da grande profondità, però come vedete riusciamo ad illuminarlo. Quello che così non si vede, così riusciamo a vederlo. Davvero una bella torcia. Peccato per questa pioggia fastidiosa. E ovviamente va benissimo anche per illuminare il nostro cammino, sia in modalità alta che con le modalità più basse. Lo so, c'è già un po' di luce, però in questo modo ci si rende comunque conto della luminosità che emette. In caso di necessità si può utilizzare tranquillamente pure per illuminare un sentiero, illuminare la strada mentre portiamo il cane a passeggio, eccetera.
E se la prossima volta succederà di nuovo che durante una recensione di una torcia si metterà a piovere, o rinvio la recensione o non farò le riprese in esterno. Scherzo ragazzi. Allora, come vi sono sembrate queste due lampade? La piccola torcia tattica, utile come avete visto per illuminare in modo grandangolare, illuminare da vicino, essere individuata tramite il piccolo LED e illuminare anche a distanza, non distanze eccessive, comunque per un utilizzo normale secondo me è una torcia molto valida, robusta, prodotta dalla Wubern che si occupa di produrre tutto ciò che riguarda l'illuminazione, torce tattiche, portachiavi tattici con illuminazione, penne tattiche con illuminazione, piccole lanterne da campeggio da lavoro eccetera, quindi un'azienda affidabile. E poi come abbiamo visto la lanterna, che secondo me non è una lanterna solo da campeggio, è anche una lanterna da lavoro, infatti ha anche il passo filettato, possiamo metterla su uno stativo e puntare la luce, come avete visto una luce grandangolare molto luminosa, decidendo anche la tonalità, quindi adattandola all'ambiente nel quale ci troviamo. Cosa dire? Detto questo, mi rimane solamente da salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale e andare a guardare giù il link che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione, e quindi darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, ma prima mettete il segno di spunta sulla campanella qua giù. Ciao da Riccardo e a presto!